Ciao a tutti, sono Mark Rivera. Ciao ragazzi, mi chiamo Maru in Angeles, ma tutti mi chiamano Maru. Ciao ragazzi, io mi chiamo Dons. Sono Rivin Makasaed, sono cresciuto a Milano e vivo qui nelle Filippine da 8 anni. Sono nato e cresciuto a Milano, in Italia, e ora vivo nelle Filippine da 8 anni, dal 2012, e faccio l'attore. Sono nato e cresciuto a Venezia e sono qui nelle Filippine da circa 9 anni e di professione faccio il calciatore. Sono nato e cresciuto a Milano e mi sono trasferito qua nelle Filippine nel 2016, quindi sono ormai 4 anni che sono qua. Sto attualmente studiando giurisprudenza, sono al mio ultimo anno, ma allo stesso tempo lavoro come consulente finanziario. Per due fattori. Uno, perché mi ricordo che i miei erano sempre a guardare la TV filippina tramite questo canale che si chiama TFC, e in più avevo iniziato a frequentare negli ultimi anni che ero in Italia i miei connazionali ed ero curioso e volevo esplorare di più la mia cultura filippina. E due, non volevo limitare le mie possibilità di lavoro. In realtà prima di trasferirmi direttamente qua nelle Filippine ero già in Cina da un anno, quindi da lì poi mi sono trasferito qua per rimanere qua in Asia e provare a vedere se mi trovavo bene qua. Non mi sarei mai immaginato di andarmene dall'Italia. È che è arrivata questa opportunità di venire a giocare qua alle Filippine e per la nazionale, e quindi è stata una scelta alla fine inevitabile. Ho lasciato l'Italia perché, vedendo la situazione di mio fratello dopo aver finito le superiori da geometra, non ha avuto molte opportunità nel mondo del lavoro e faceva tutt'altro. Ha lavorato per real estate, assicurazioni e tutt'altro che geometra. Quindi ho pensato di venire qui in Filippine e giocare a calcio per la nazionale filippina. Come adattamento, il primo anno o i primi mesi, diciamo, sono stati abbastanza duri. Siccome a quei tempi la società o il direttore della nazionale non ci aveva predisposto di nessun alloggio vicino ai campi di allenamento e impianti sportivi, è stato abbastanza pesante, ma giustamente anche comunque perché noi eravamo appena arrivati, eravamo giocatori nuovi e in prova. Quindi io e mio fratello sapevamo benissimo della situazione in cui eravamo. Il problema è che noi abitavamo a Tagaytay, che sono 2 orette e mezza di viaggio in macchina da Metro Manila. E in più avevamo 2 allenamenti giornalieri, uno al mattino e uno al pomeriggio. L'allenamento per me non è stato difficile, in quanto comunque quando ero a Milano partecipavo nelle diverse feste e attività culturali filippine. L'adattamento è stato molto duro per me perché sono venuto qui senza sapere la lingua filippina e sapevo poco l'inglese. Diciamo che essendo di origine filippina non è che ho avuto lo shock culturale tipico, diciamo che c'erano cose che avevo in Italia che non ho trovato qui in Filippine e a cui mi sono dovuto adattare. Culturalmente non è stato poi così scioccante, siccome io e la mia famiglia venivamo ogni 2 anni per vacanza qua alle Filippine. Standoci per quasi 9 anni, là comunque trovi differenze che non avevo notato tempo fa quando venivo in vacanza. Alla fine non sono così pesanti, diciamo, perché alla fine mi sono abituato ai loro pregi e ai loro difetti. Forse una cosa che non mi aspettavo è il caldo che l'afa. Perché un conto è che quando tipo vai in vacanza, magari per un mesetto, ci sta. Però se vai a lavoro con una giacca e cravatta sotto il caldo, là è dura. I miei parenti mi hanno aiutato molto ad adeguarmi e ci ho voluto un po' di tempo per capire come funzionasse il loro rispetto, religione e famiglia.
sicuramente il clima, essendo una persona che non ama molto l'inverno e i paesi freddi, essere qui in un paese tropicale è stato sicuramente una delle cose che ho apprezzato di più. La prima cosa che mi passa in mente è il fatto che comunque qui nessuno ti guarda diversamente e mi sento a casa. E seconda cosa, ci sono tante possibilità di lavoro che magari in Italia mi sognerei. Intendo lavori che vanno al di fuori del lavoro tipico medio filippino della mia generazione. La gente molto sorridente, felice, anche avendo una vita molto difficile economicamente, però riescono ad affrontare ogni situazione con un sorriso e allegria. Mettono la famiglia al centro di tutto, impongono con le loro tradizioni, culture e valori alle successive generazioni, così poi fortificando a lungo termine questa loro unità. Ed è una cosa che capisco benissimo perché alla fine sono stato cresciuto nello stesso modo. Sì, sapevo già parlare di Tagalog in qualche modo perché quando ero piccolino lo parlavo. Però quando mi ero trasferito in Italia purtroppo in qualche modo l'ho persa perché comunque a casa parlavo italiano, con gli amici parlavo sempre italiano. L'ho reimparato quando avevo 16 anni, 17 all'incirca, quando ho iniziato a frequentare i miei connazionali e lì piano piano comunque l'ho imparato. Poi vabbè, con mia mamma o mio padre che guarda sempre roba filippina, in qualche modo lo senti e lo impari. Come ho detto prima, il Tagalog non lo sapevo quando sono arrivato qui. Ci è voluto un bel po' e ho iniziato prima con la musica filippina, con le canzoni che mi piacevano, le imparavo a memoria per la pronuncia e poi le traducevo. Intanto chiedevo molte domande ai miei parenti, ai miei cugini di cosa significasse questo, cosa significasse quell'altro, quest'altro. Non sapevo parlare Tagalog quando sono arrivato qua alle Filippine. Il perché? Perché quando eravamo in Italia, anche se i nostri genitori ci parlavano in Tagalog, io e mio fratello rispondevamo sempre in italiano. Quindi noi siamo arrivati qua alle Filippine non sapendo parlare il Tagalog e non sapendo parlare l'inglese. Quindi vedete un po' voi come eravamo messi. Ed è stato molto imbarazzante per noi. Quindi a quel punto ci ha dato la motivazione di cominciare a studiare queste due lingue. È stato molto difficile perché siamo partiti di nuovo da zero. Però abbiamo cominciato a leggere libri, abbiamo cominciato a guardare film con i sottotitoli e piano piano parlare con i nostri compagni di squadra e amici e piano piano abbiamo cominciato a interagire. Diciamo che avendo già un background di knowledge riguardo alla lingua non è stato così difficile per me adattarmi o impararlo, però ovviamente il livello di fluidità che avevo all'inizio e quello che ho adesso è diverso. Diciamo che impararlo da zero non è così facile, anche perché io personalmente a livello grammaticale non è che lo so, diciamo che lo parlo più perché lo uso, ma non tanto perché l'ho studiato. Sì, le Filippine mi hanno cambiato molto, sono molto maturato, tantissimo da quando sono arrivato qua, perché negli anni di adolescenza, quando ero in Italia, avevo pochi obiettivi, non sapevo come viverla sta vita, però qui muovendomi da solo ho imparato tanto cosa significa vivere e cosa significa sacrificare, come hanno fatto i miei genitori, e ora ho molti obiettivi e farò di tutto per ottenerli. Io onestamente non è che ho qualcosa nello specifico che mi ha aiutato o che mi ha cambiato, però ovviamente come ogni esperienza di vita ci sono cose che ti cambiano, che ti fanno evolvere, però non riesco a puntualizzare o trovare qualcosa nello specifico per cui posso dire questa esperienza mi ha aiutato a cambiare. Però ovviamente non posso dire che la persona che ero quando sono arrivato è la stessa che sono adesso. Ho imparato cosa significa comunque ad uscire dalla mia propria zona di conforto e ho inoltre imparato che comunque non esistono solo lavori limitati a quelli che maggior parte dei miei connazionali o amici conoscono. Qui ho imparato a puntare in alto e a non limitare le opportunità comunque che mi si presentano. Mi ha sconvolto la vita,
positivamente ovviamente, perché quando stavo in Italia vivevo una vita monotona e quando sono arrivato qua alle Filippine ha aperto orizzonti che in Italia non mi sarei mai aspettato di realizzare. In più concretizzare obiettivi che a quei tempi in Italia erano impensabili. Assolutamente il cibo. Manca tanto il cibo italiano. Mi manca il cibo. Mi manca molto il cibo. Diciamo che qua sì, mi piace il cibo, ma cibo italiano. Sono cresciuto con la pasta, risotto, piadina, bistecca, cotoletta. Il cibo italiano è tanta roba. Vorrei tornare in Italia per mangiare e trovare i miei amici, la mia famiglia e rivedere i posti dove sono cresciuto. Mancano i familiari, manca mio padre, mancano i miei zii, zie e i miei cugini sicuramente. Forse no, non credo. Mi sento davvero bene qui. Mai dire mai nella vita, non si sa mai cosa può riservare il futuro. E se dovessi tornare in Italia, che ben venga. Diciamo che non sono una persona che chiude le possibilità, però in effetti anche prima quando ero in Italia non pensavo di trasferirmi qua. Diciamo che non escludo la possibilità, però non è nei piani futuri. Guardando la situazione in Italia adesso, no, non tornerei in Italia a vivere. Parlandone con i miei amici, i miei compagni di classe, la loro situazione non è molto positiva. Il futuro non lo vedo in Italia. Per me la cosa più importante è essere pronto psicologicamente, perché comunque cambiare posto, sia che sei filippino, sia che sei italiano, sia che comunque sei una persona che viaggia, cambiare posto, cambiare ambiente e vivere lì per un lungo periodo è una cosa che comunque ti ha un impatto a livello psicologico, quindi quello è il mio consiglio, essere pronti mentalmente ad affrontare questa nuova esperienza. Sicuramente quello di essere costantemente decisi nei propri obiettivi, consapevoli dei propri mezzi, persistenti nei momenti difficili, tanta pazienza e lavorare duro. Innanzitutto venire qui preparati, sapendo parlare e capire il Tagalog, perché io qui ho perso molto tempo per impararlo. E poi per diventare attore bisogna sapersi adattare alle diverse persone con cui lavori, per poi ottenere il rispetto e l'aiuto dei veterani per diventare un attore migliore. Forse il primo è avere una buona esperienza comunque di lavori d'ufficio, comunque nell'ambito logistico. Sapere bene parlare inglese, avere la capacità di avere tanta pazienza. Bisogna avere in mente che qui le cose te le devi proprio lavorare e niente ti è dovuto. Uno, divertente, 2, stancante e 3, ottimista. C'è tanta positività qui e si possono fare molte cose. Un aggettivo: accogliente sicuramente, non sono soltanto io a dirlo, ma anche tutti i miei amici che hanno visitato le Filippine hanno detto che le persone qua sono davvero accoglienti. Secondo, è un paese life changing e comunque anche altre persone che non hanno visitato ancora l'Asia e comunque pensano di visitarla anche solo a livello turistico, può essere un'esperienza comunque indimenticabile e life changing. E terzo, paradisiaca, sicuramente abbiamo posti a livelli turistici che sono comunque al top. Interessante, potenziale e caotica. Ricca, emozionante e inaspettata.